Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, un altro giorno di isolamento. Ho appena finito di mangiare e niente, volevo farmi una chiacchierata con voi. Mi raccomando, rispondetemi, scrivetevi sotto messaggi. E allora, parliamo di stampa 3D. Stampa 3D. E allora, per chi lo sa, per chi non lo sa, qualche mesetto fa ho acquistato una stampante 3D Anycubic Chiron, area di stampa 40 40 45 se non sbaglio, e è questa qui. Ho già fatto qualche modifica, qualche upgrade della stessa, però non modifiche alla stampante ma al contesto. Nello specifico ho fatto un box dove l'ho inserita dentro per mantenere la temperatura del piatto, dell'estrusore a livelli accettabili, perché avendola messa in una stanza fredda erano sempre accese le resistenze. Questo mi comportava consumo energetico alle stelle. Un ulteriore upgrade: ho inserito una telecamera a wifi che la controllo da remoto, perciò io a distanza, che sia a casa, che sia al supermercato, che sia fuori città, se io la lascio accesa a stampare, io posso dalla telecamera tenerla sotto controllo, e questo è un upgrade molto interessante. Poi per il resto ho fatto un altro upgrade, che è stato quello del termostato, per andare a regolare la temperatura interna del box a una temperatura che va dai 29 ai 31,3 gradi. Questo perché? Perché lasciandola in stampa per ore, perché ovviamente quando devi stampare pezzi grandi, più o meno grandi, prendi questo per esempio, c'è stato, se non sbaglio, 10 ore. Questa è una nave da crociera, eccola qui, PLA come materiale, e la temperatura del box, dato che è chiuso, dato che l'ho fatto con poliestirene, perciò materiale che tiene bene il calore, poi il legno, perciò da lì esce poco calore, ecco, tutto resta dentro il box, e capitava che la temperatura salisse anche oltre 32-33 gradi. Ora io, per evitare problematiche a componentistica o altro, ho messo questo termostato elettronico 12 volt. C'è anche un video sul canale dove vi faccio vedere l'installazione, il funzionamento. L'ho programmato a 31 gradi e 3 e lui mi attacca la ventola 12 volt appunto a quando serve. Un ulteriore upgrade è stato quello di inserire dentro un alimentatore generale 12 volt di quelli di alluminio, che mi alimenta per esempio la mia telecamera con un adattatore USB, perché ovviamente la telecamera va alimentata a 5 volt, perciò ho fatto tutto l'impianto di alimentazione sia per la telecamera, quella wifi, che per la GoPro, perché capita che faccio dei video dove vi mostro mentre stampa, e dato che ci vogliono ore e ore, la GoPro si scarica. Io, sfruttando questo, ho messo un cavetto normalissimo USB-C e mi ricarico, mi alimento la mia GoPro, e nello stesso tempo quello stesso alimentatore fa funzionare anche il termostato e la ventola. Questo perciò abbiamo detto che è un pezzo stampato, è un modellino di nave da crociera che prima della stampa si presentava così. Questa è la grafica tridimensionale pre-stampa, che poi diventa così. Il bello della stampa 3D è che puoi dimensionare il pezzo come vuoi.
Non ci sono in teoria limiti a quanto può essere fatto grande o piccolo, però è normale che più piccolo un pezzo fai e più problemi puoi avere, perché per esempio tutti questi dettagli non li vedi più. Più grande invece lo fai, più bene si vedranno i dettagli. Oltre quello, la limitazione è il piano di stampa. La mia Chiron è una delle più grandi in commercio in questo momento. Abbiamo detto 40x40. Ci sono stampanti molto più piccole che hanno 20x20, 25 per esempio per 25. Poi ha anche una buona altezza, perciò posso andare a stampare come ho fatto pezzi anche molto alti, cioè ragazzi 45 è così. Io potrei stampare questa crociera così grande senza nessun problema, anche se per convenienza non la vado a stampare così, ma la stampo direttamente così, 40 centimetri. Questa è 25 su per giù, immaginala il doppio circa, meno del doppio, cioè sta così, alta così e viene bellissima. Cioè, per dirti, è normale che si doppia anche il tempo, ci vorranno forse 2, pure 3 giorni, poi in base anche agli ugelli che monti nella stampante, perché tutte le stampanti hanno un estrusore che cosa fa? Scioglie il materiale che è diciamo sotto forma di filamento, lo scioglie, lo fa diventare appunto liquido e nello stesso tempo che lo scioglie lo piazza e una ventola che cosa fa? Sempre posta nella parte dell'estrusore, lo raffredda subito e fa sì che questo materiale plastico si indurisca quasi immediatamente, così da poi andare a fare un altro giro, un altro giro, un altro giro e il pezzo cresce, cresce, cresce. Ragazzi, la stampa 3D era l'unica tecnologia che ancora mi mancava. Ho la CNC, ho avuto anche il laser, la stampante 3D non mi ero mai soffermato, non mi ero mai fissato, ecco, per andarla ad acquistare. Qualche mese fa ho deciso di farlo e l'ho fatto. E se tu hai una stampante 3D già sai che è bella, versatile, puoi fare quasi la qualsiasi cosa. E se non ce l'hai valuta perché è una bella macchina, è una bella tecnologia. Niente ragazzi, ci siamo fatti 4 chiacchiere, spero che la vostra vita continui al meglio, anche se per ora siamo bloccati dentro. Allora, ad oggi i numeri ragazzi fanno paura. Fanno paura e non è più un'epidemia ma è una pandemia. Siamo tutti invitati a stare a casa. Ovviamente ragazzi là dentro uno si stanca, io personalmente mi secco. Che cosa posso fare? O faccio video, o edito video, o costruisco, o mi passo il tempo. Ti faccio un esempio, ieri pomeriggio, balconi, si è organizzato nel mio quartiere, che è piccolo, però non è chissà che cosa, di organizzare diciamo flash mob, quelle cose che appunto si vedono online in questi giorni. Abbiamo messo un altoparlante, una cassa acustica boombox realizzata l'estate scorsa, trovi anche un video con la realizzazione passo passo. Lì ho fatto un pacco batterie 12 volt con celle Samsung. Aspetta un attimo che te lo faccio vedere. Ok, questo è il boombox. Allora, questo è totalmente stato fatto artigianale, legno, bello tosto, monta 2 16 cm come altoparlante, sono dei medio alto, però unboxati così ragazzi fanno anche qualcosa come bassi, più due tweeter, 1 2. Ho montato, allora il box lo ha fatto mio fratello, lui era appassionato di legno, di fai da te.
Io mi sono occupato per lo più di dargli qualche dritta sulla parte elettrica, batterie, l'ho fatta io totalmente perché è pericoloso, l'ho fatta io. Poi c'è sulla parte superiore, eccola qui, c'è questo è il bocchettone di ricarica 12 volt, batteria a lidio. Questo è il display che mi indica in tempo reale il voltaggio. Infatti quando suona e suona forte questo abbassa, perché l'amplificatore interno che ho scelto un classe D, più una scheda di interfaccia Bluetooth, perciò tramite lo smartphone vado a dare il segnale al boombox e funziona senza fili. In più c'è anche questo che è un cavo micro USB per la ricarica degli smartphone. Non è compatibile col mio che ho il tipo C, però l'estate scorsa avevo anch'io il Note 3 e poteva essere, diciamo, compatibile. Perciò un upgrade da fare sul boombox è quello di mettere un cavo USB-C o ancora meglio metterne due, così da poter caricare quasi tutti gli smartphone o che ne so, telecamera. Più interruttore, questo è un interruttorino, accendo e spengo l'impianto interno. Ti faccio vedere e te lo mostro, però il problema sai qual è? Che quando si accende parte a massimo volume e ti dico che ieri fuori in terrazza tutto il circondario ballava perché ha un'altissima potenza. Parliamo di 50 watt per 2, poi gli altoparlanti sono 200 e 200 watt e la potenza e la qualità c'era. Ora lo accendo e vedrai sul display il voltaggio della batteria, che ovviamente ieri si è scaricata, l'abbiamo messa stanotte a caricare e stamattina era carichissima. Ragazzi, pesa un macello, pesa. Guarda. Bluetooth mode. Ok, in questo momento è accesa. Se io prendessi il mio smartphone, lo collegassi con lei, avrei la discoteca. Potenza da vendere, ragazzi, e questo è fai da te puro. Mi raccomando, divertitevi anche voi, passatevi il tempo. Da qui posso accendere e spegnere anche il display, se non lo voglio sempre acceso, faccio così e lo spengo e lo riaccendo. E invece questo è l'interruttore generale. Ripeto, mi raccomando, non uscite, riguardatevi, se il video ti è piaciuto un like, un commento, fammi sapere cosa ne pensi e anche della crociera che l'ho persa, sarà di là. E niente ragazzi, ciao e al prossimo video.